Ciao a tutti e bentornati nel canale di Scuola la Pasta con me, io sono Francesca. Oggi alle prese con una ricetta veramente carina, ma veramente buona di un gelato fatto in casa. Avete presente il gelato biscotto? Quello che qualche volta ci delude perché magari il biscotto è un po' troppo morbido o comunque non siamo, diciamo così, convinti del fatto che spesso diamo ai nostri figli gelati pieni di conservanti. E allora ho provato questa ricetta, la voglio condividere oggi con voi. Andremo subito a vedere di che ingredienti si tratta e vedrete che è facilissimo, ma io vi aspetto tra poco, dopo la sigla. Diciamo che per anni io ho fatto i gelati con una gelatiera che era fantastica, mi sembrava lo strumento del futuro, ma oggi, diciamo, dopo aver imparato questa ricetta soprattutto, mi sembra un po' un catafalco perché è enorme, pesantissimo, rischio ogni volta di darmelo sui piedi quando lo tiro fuori dalla parte degli sportelli e soprattutto è rumorosissimo. E quindi io sono davvero stupita, immagino lo saprete anche voi, perché io uso esclusivamente queste fruste elettriche. Ma andiamo immediatamente a vedere quali sono gli ingredienti. Iniziamo con la panna fresca o crema di latte, poi avremo del latte condensato, dei biscotti tipo digestive, sono 14 per avere 7 biscotti, le gocce di cioccolata, un po' di zucchero e infine un po' di vanillina. E naturalmente le mie infallibili fruste. Cominciamo? In una ciotola versiamo la panna fresca. Aggiungiamo lo zucchero e infine la vanillina. Adesso con le fruste comincio a montare la panna. Diciamo che non ci vuole molto tempo, la panna si monta subito. E quando comincia ad essere così addensata è il momento di versare il latte condensato. Ora, continuando a mescolare, vedrete che la panna si smonterà un pochino, però non vi preoccupate assolutamente perché andrà benissimo al termine l'esecuzione. In ogni caso, per sicurezza, verseremo il latte condensato poco alla volta, diciamo in 3 volte. Poi con l'aiuto di una spatola ripuliamo il tutto per non perdere neanche una goccia. Il latte condensato è buonissimo ed è in questa ricetta quello che garantisce il sapore dolce a tutto il composto. E in ultimo verseremo le gocce di cioccolato. Ecco, preferibilmente le mescolerei con una spatolina piuttosto che con le fruste per evitare di smontare ancora la panna. Bene, allora la parte più importante è fatta, adesso dovremo andare a comporre la parte che invece riguarda proprio i biscottini. Per farlo dovremo creare dei cerchietti che ci aiuteranno per creare lo stampino del biscotto. Vediamo come. Il rettangolino di carta argentata dovrà avere circa 15 cm di larghezza, l'altezza sempre 30 cm come nelle più comuni carte argentate in commercio. Allora la ripiego molte volte su se stessa fino ad arrivare ad raggiungere uno spessore di circa 1,5 cm. Adesso prendo un biscotto e chiudo la strisciolina intorno al biscotto. Prendo la misura. Ecco, ed ora lo chiuderò con un pezzettino di scotch. Adesso posiziono i cerchi di alluminio su una teglia rivestita con carta forno e posiziono all'interno il biscotto digestive. Adesso passo alla farcitura con il composto di panna montata. Mi raccomando, bisogna riempire fino al bordo. Poi aggiusto un po' e completo chiudendo con il secondo biscotto. E adesso che li abbiamo preparati,
li fermiamo in freezer per almeno 6 ore. Ci rivediamo dopo. E voilà, i nostri biscotti gelato sono pronti e naturalmente li andremo a decorare. Venite con me. Per la decorazione io ho usato del cioccolato fondente da tagliare al coltello. Però se non volete rovinarvi troppo la vita potete anche tranquillamente usare le codette di cioccolata che sono già pronte e costano un po' meno fatica. Adesso importantissimo, dovremo andare a rimuovere questa carta per poi procedere alla decorazione. Ecco, vedete, rimuovo la carta intorno, è un'operazione facilissima. Ed ora passerò alla decorazione e rotolo in queste scagliette di cioccolate buonissime. Ma non solo cioccolato, poteva mancare il pistacchio? E per i più romantici anche il cocco. E allora, che ne dite di questi biscotti? Sono facilissimi e super veloci? A parte il tempo che devono rimanere nel freezer, sono fantastici e vedrete che scompariranno subito. Sto faticando a rimanere qui dietro la telecamera perché dall'altra parte c'è qualcuno che ne vorrebbe mangiare un po'. Io vi lascio e vi ricordo che tutti gli ingredienti di questa ricetta li troverete sempre qui sotto. Non dimenticate di mettere il vostro like se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto di raccontarmi che cosa ne pensate. Vi aspetto prestissimo su Scuola alla Pasta. Ciao! Me lo merito? Me lo sono meritato. Che ne so, non mi dici che eravamo partiti? Vado? Di qualcosa che fai con questa... No, dai. Aspetta, mi sono accesa, va bene lo stesso? Ludo. Ciao da Scuola alla Pasta, siamo pronti con questi biscotto gelato gustosissimi. Venite a trovarci e a guardare la nostra ricetta.